C'è un modo per uccidere un uomo senza toccarlo. Non serve veleno, non serve lama. Basta dargli tutto quello che desidera. Cibo, vino, una casa sicura, un letto caldo e il tempo. Lasciare che passino i giorni, le settimane, i mesi. Lasciare che dimentichi perché era partito, dove stava andando, chi lo aspetta. Non è morte, è qualcosa di peggio. È dissoluzione dell'identità nel piacere. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast. Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Maddalena, Circe e Fabio da Singapore. Grazie anche a Dalila e Sara. Grazie ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Jimbo, Fabio, Lizzanel, Tommaso B, Essi e infine a Marina, Alessia, Raul e Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 257. La vita di Odisseo, episodio 17. Il letto di Circe. Nella sala di Alcino la notte avanza, ma nessuno ha sonno. La storia del filtro e del Moli ha tenuto tutti col fiato sospeso. Odisseo riprende. Il duello tra le due magie si è concluso. Il Moli ha vinto, non si è trasformato in un maiale. Ora deve raccontare cosa è successo dopo. Circe è stupita. Qualcosa è andato storto. Questo straniero avrebbe dovuto trasformarsi e invece è ancora lì seduto sul trono d'argento che la guarda con quegli occhi freddi e intelligenti. Lei prende la bacchetta, la solleva, nervosa, tocca di nuovo Odisseo sulla spalla, ordina con voce più grave che vada al porcile subito a stendersi con i suoi compagni. Ma Odisseo invece estrae la spada. Il movimento è rapido, fluido, temprato da 10 anni di guerra. Il bronzo canta, uscendo dal fodero. Circe si ritrae con un grido acuto. Le cade la bacchetta, si getta ai piedi di Odisseo, gli abbraccia le ginocchia. Piange. Si chiede chi sia mai quest'uomo che resiste ai suoi filtri. Nessuno c'è mai riuscito, mai, in secoli di pratica, in centinaia di trasformazioni, nessun mortale ha bevuto il suo farmaco e conservato la forma umana. Questo straniero è diverso, è protetto. Poi capisce. Deve essere Odisseo, uno degli eroi dell'esercito di Agamennone. Hermes gliel'aveva detto tanto tempo fa. Le aveva predetto che un giorno sarebbe giunto alla sua isola, di ritorno da Troia, su una nera nave veloce per sconfiggerla, e quel giorno è oggi. Come ci racconta Omero, Circe dice che ora sa chi è e lo invita nel suo letto, affinché possano unirsi in amore e fidarsi l'uno dell'altra. Ma Odisseo ha mangiato la foglia. Ricorda le parole di Hermes, tiene la spada puntata e le chiede come possa pretendere dolcezza da lui dopo aver trasformato i suoi compagni in maiali. Come può egli fidarsi di una maga? No, non salirà nel suo talamo finché lei non pronuncerà il gran giuramento degli dèi, quello che nemmeno gli immortali osano infrangere. Dovrà giurare che non ordirà nessun inganno contro di lui, che non lo renderà vile e impotente quando sarà disarmato e nudo. Circe pronuncia le sue parole, prendendo testimone lo Stige.
Il giuramento è reale, vincolante, sacro. Appaiono come dal nulla le ancelle di Circe, ninfe dei boschi, delle fonti, dei fiumi sacri, e preparano il benvenuto per l'ospite. Scaldano l'acqua nei tripodi di bronzo, versano il bagno fumante nella vasca lucente, lavano Odisseo, lo ungono con olio profumato, lo vestono con una tunica pulita e un mantello splendido. Poi lo conducono nella sala dove i tavoli sono colmi di cibo, pane, carne arrosto, vino dolcissimo, formaggi, miele. Ma Odisseo non mangia, siede immobile, con lo sguardo perso nel vuoto, rodendosi il cuore. Circe se ne accorge, gli chiede perché stia così muto come una statua, se tema ancora qualche inganno, ha giurato, gli ricorda. Odisseo risponde che nessun uomo giusto potrebbe bere e mangiare prima di aver liberato i compagni e averli visti con i propri occhi. Se Circe vuole davvero che prenda cibo, deve prima liberare i suoi fedeli compagni. Circe esce, la bacchetta in mano, apre le porte del porcile. I maiali sono lì, una ventina, sporchi, goffi, con gli occhi che conservano ancora qualcosa di umano. Una profonda angoscia, una disperazione. Guardano Circe e grugniscono. Lei li unge uno per uno con un altro farmaco. Le setole cadono dai loro corpi come foglie morte. I dorsi curvi si raddrizzano, le zampe si allungano, diventano braccia e gambe. I musi si ritirano, tornano volti umani e sono di nuovo uomini. E, ci dice Omero, sono più giovani di prima, più belli, più alti a vedersi, come se la trasformazione li avesse in qualche modo purificati, ringiovaniti. Riconoscono Odisseo, gli stringono la mano, uno per uno. A tutti viene voglia di piangere. Un lamento pietoso risuona per tutta la casa. Piangono di gioia, di sollievo, di vergogna forse per quello che sono diventati. È commossa anche la dea. Circe invita Odisseo a tornare alla nave, di portare qui anche gli altri compagni, quelli rimasti sulla spiaggia, di tirare in secco la nave nera, di mettere al riparo le provviste e le armi nelle grotte, di venire tutti qui, nella sua casa. Ora che lei ha giurato, lui sa che tutti staranno al sicuro. Odisseo attraversa di nuovo il bosco. Sulla riva trova i compagni che si lamentano, convinti di averlo perduto per sempre. E qui Omero usa una delle sue similitudini più tenere. Quando vedono Odisseo tornare, i compagni gli corrono incontro piangendo. È come quando le vitelle nella stalla vedono tornare le mucche dal pascolo. Saltellano tutte insieme, i recinti non le trattengono più, muggiscono di gioia e circondano le madri. Così i compagni circondano Odisseo. Sembra loro di essere già arrivati a Itaca, alla patria che li ha nutriti. Ma uno non piange, uno non corre incontro a Odisseo, Euriloco. Quando Odisseo annuncia che devono seguirlo alla casa di Circe, Euriloco esplode. Grida ai compagni di non andare, grida che la maga li trasformerà tutti in maiali o in lupi o in leoni e dovranno fare la guardia alla sua dimora per sempre. È già successo col ciclope, dice. Per la follia di questo temerario, e indica Odisseo, i loro compagni sono periti nella grotta di Polifemo per colpa sua. È un'accusa gravissima, pubblica, davanti a tutti. Euriloco sta mettendo in discussione l'autorità di Odisseo, lo sta chiamando responsabile delle morti, lo sta incolpando. Odisseo ammette ai Feaci con una sincerità sconvolgente che in quel momento ha pensato di estrarre la spada e staccargli di netto la testa. Anche se Euriloco è suo cognato, tale è la sua rabbia. Ma i compagni lo trattengono con parole gentili, lo calmano. Dicono che Euriloco può restare alla nave se vuole, loro seguiranno Odisseo. E alla fine anche Euriloco li segue, non per fiducia, non per lealtà, per timore che il viso irato di Odisseo gli ha infuso. È un momento cruciale. L'autorità di Odisseo si sta incrinando. Dopo i cicconi, dopo il sacco coi venti di Eolo aperto per sospetto, dopo il massacro dei Lestrigoni, i compagni cominciano a dubitare. Ed Euriloco dà voce a quel dubbio.
Arrivano alla casa di Circe. I compagni liberati sono già seduti a mensa, puliti, vestiti, nutriti. Quando vedono entrare gli altri si abbracciano, piangono. Un pianto che riempie la casa. Circe si avvicina, parla con dolcezza. Sa quanti affanni hanno sopportato sul mare, quanti danni hanno subito da uomini ostili. Ora devono mangiare e bere, devono far rinascere nel petto il loro coraggio. Sono sfiniti, senza forze, e l'allegria l'hanno disimparata. Sono parole sorprendenti nella bocca della maga che poco prima li trasformava in bestie. Ma qualcosa è cambiato. L'incontro con Odisseo, l'uomo che non si è trasformato, che ha puntato la spada, che ha resistito, l'ha cambiata. Per la prima volta vede negli uomini non prede, non giocattoli, ma esseri da curare. E Odisseo racconta che su quell'isola restano per un anno intero, ogni giorno banchettando con carne in abbondanza e dolcissimo vino. Un anno, una quantità di tempo enorme, 12 lune, 4 stagioni. Le ferite dell'anima cominciano a rimarginarsi. Il terrore delle strigoni, le urla dei compagni infilzati come pesci, le navi affondate dai massi, tutto diventa lontano, quasi irreale. Un incubo che si sfuma. La casa di Circe è calda, il cibo è abbondante, il vino fluisce, le ninfe sono belle, il tempo passa senza dolore. E piano piano Odisseo comincia a dimenticare. Dimentica il motivo per cui è partito, dimentica Itaca, dimentica l'amata Penelope, dimentica Telemaco, che era un bambino quando è partito e che ora deve essere un giovane uomo. È il pericolo più subdolo dell'isola di Circe, non la trasformazione in bestie, la dissoluzione dell'identità nel piacere, l'oblio. Smettere di essere Odisseo, l'eroe del ritorno, e diventare semplicemente l'amante della maga, l'ospite perpetuo, l'uomo che ha rinunciato al Nostos. Circe ha giurato di non nuocergli e mantiene il giuramento. Non usa magia per trattenerlo, non lo costringe. Semplicemente lascia che il tempo faccia il suo lavoro, lascia che il piacere faccia il suo lavoro. Lascia che la natura umana, quella parte di noi che cerca il riposo, la pace, il dimenticare, abbia la meglio. È un pericolo più sottile della trasformazione, perché contro la magia puoi lottare, contro la dolcezza come fai? Quando l'anno è trascorso e le stagioni hanno compiuto il loro giro, i compagni lo cercano, lo prendono in disparte, lontano da Circe, e gli dicono qualcosa di molto semplice. È tempo di ricordarsi della patria. Se è mai destino che torni, se mai deve rivedere la casa dall'alto soffitto, nella terra dei padri, è tempo di andare. È il richiamo necessario, la voce che scuote dal torpore. Odisseo in quel momento si sveglia come da un sogno. Un anno! È stato qui un anno! Quella sera stessa va da Circe, le chiede di mantenere la promessa fatta tanto tempo prima, di lasciarlo andare, di rimandarlo in patria. Il suo cuore anela il ritorno e quello dei compagni che gli affliggono l'animo gemendo intorno a lui quando lei non è presente. Circe non si oppone, non piange, non supplica, non cerca di trattenerlo, ma ha qualcosa da dire, qualcosa di terribile. Prima di tornare a Itaca, Odisseo deve compiere un altro viaggio, deve andare alla casa di Ade e della tremenda Persefone. Deve visitare il regno dei morti. Deve interrogare l'anima del tebano Tiresia, il cieco indovino. A lui solo, anche da morto, Persefone ha concesso di mantenere l'intelletto. Gli altri morti sono ombre che volano senza coscienza. L'Ade, il regno delle ombre, la casa ammuffita dei defunti. Nessun mortale vivente vi è mai sceso e ne è tornato. Alle parole di Circe, Odisseo sente il petto stringersi. Piange seduto sul letto e non vuole più vivere né vedere la luce del sole. Poi, quando è stanco di piangere e rotolarsi, chiede a Circe chi mai lo potrà guidare in quel viaggio. Alla dimora di Ade nessuno mai è giunto con una nave.
Circe sorride seria e gli spiega tutto. Non serve guida. Deve solo alzare l'albero, spiegare le vele bianche. Il soffio di Borea, il vento del nord, porterà la nave. Quando avrà attraversato il mare oceano, incontrerà la riva fangosa e il bosco sacro di Persefone, alti pioppi e salici dai frutti caduchi. Lì dovrà approdare e andare a piedi fino alla casa di Ade. Circe descrive il rituale. Scavare una fossa, grande un cubito per lato, versare libagioni per tutti i morti. Prima latte, misto a miele, poi vino dolce, poi acqua e sopra farina bianca. Pregare le ombre dei defunti. Promettere che una volta a Itaca sacrificherà una giovenca sterile. Poi sgozzare un ariete nero e una pecora nera, con il muso rivolto verso l'Erebo, mentre lui stesso invece volterà lo sguardo altrove. Il sangue scorrerà nella fossa e le anime verranno. Tutte le anime dei morti richiamate dall'odore del sangue, e tra loro Tiresia, che gli rivelerà la via del ritorno. E poi, aggiunge Circe con voce grave, quando Odisseo tornerà a Aea, perché dovrà tornare, lei gli dirà quali pericoli lo attendono ancora sul mare, ma prima l'Ade, prima Tiresia. All'alba gli uomini preparano la nave, ma mentre caricano le provviste accade una tragedia. Elpenore, il più giovane dei compagni, non il più valoroso in guerra né il più saggio di mente, si è addormentato ubriaco sul tetto della casa di Circe, cercando il fresco della notte. Al rumore dei compagni che si muovono nel cortile sottostante si sveglia di soprassalto. Confuso dal vino del sonno dimentica dove si trova. Invece di scendere dalla lunga scala, cammina dritto verso il bordo del tetto e cade. Il collo si spezza all'impatto. Il corpo resta immobile sulla pietra del cortile. Odisseo guarda il cadavere di Elpenore. Dovrebbe fermarsi, celebrare i riti funebri come si deve ad ogni compagno caduto. Ma il richiamo è troppo forte. L'Ade lo aspetta. Tiresia deve rivelargli la via del ritorno. Ogni giorno che passa è un giorno lontano da Itaca. Promette a se stesso, e lo giura davanti ai compagni, che tornerà, che renderà ad Elpenore gli onori dovuti, ma ora deve andare. Il Nostos non può aspettare. Caricano le provviste, controllano le gomene, alzano l'albero, tornano alla riva pieni di angoscia, versando lacrime. L'Ade, devono andare nell'Ade. Salgono a bordo. Circe, senza farsi vedere, è già stata lì. Presso la nave ha legato un ariete nero e una pecora nera, le vittime per il sacrificio, gli animali che richiameranno le ombre dei morti. Nessuno l'ha vista arrivare, nessuno l'ha vista andarsene. Come ci dice Omero, chi mai potrebbe vedere un Dio che non vuole essere visto ovunque egli vada? Odisseo si ferma, solleva la coppa, beve un lungo sorso. I Feaci sono ammutoliti. L'Ade, quest'uomo, seduto davanti a loro, vivo, con la barba abbrizzolata e gli occhi stanchi, ha visitato il regno dei morti. Odisseo annuisce. Sì, è sceso nell'Ade. Ha visto le anime dei defunti, le ombre senza forza. L'episodio di Circe ha attraversato i secoli, affascinando generazioni di lettori. Nel 2018 la studiosa scrittrice americana Madeline Miller ha pubblicato un romanzo intitolato semplicemente Circe, raccontando la vita della maga dal suo punto di vista. Un successo mondiale tradotto in decine di lingue. La Miller immagina cosa provi Circe quando incontra Odisseo e ci offre una chiave interpretativa potente. Eccolo lì, scrive, il suo cuore aperto di fronte a me, qualcosa di strappato che posso rammendare. Circe non vede in Odisseo
un trofeo da conquistare. Vede un uomo logorato, consumato, ferito da troppi anni di guerra e di erranza, qualcosa di rotto che lei può riparare. In un dialogo immaginato, Odisseo chiede a Circe come giudichi gli uomini, come decida chi merita punizione, e lei risponde con brutale sincerità: li trasformo tutti. Sono venuti nella mia casa, perché dovrei curarmi di quello che hanno nel cuore? È la logica di chi ha smesso di distinguere. Ma Odisseo, rifiutando di cedere, le riaccende qualcosa, la capacità di vedere oltre, di distinguere tra chi merita trasformazione e chi no. Nel 1954 il regista Mario Camerini portò l'Odissea al cinema con Kirk Douglas. Scelta geniale affidare a una sola attrice, la splendida Silvana Mangano, i ruoli di Circe e Penelope. Due donne così diverse, interpretate dallo stesso volto, come a dire che Odisseo cerca sempre la stessa cosa, la stessa donna, lo stesso amore. Ma Circe può dargli solo l'oblio, Penelope gli restituirà l'identità. E forse è questo il senso profondo dell'episodio. Circe trasforma gli uomini in maiali perché rivela quello che già sono, esseri dominati dagli istinti, incapaci di resistere. Ma Odisseo resta un uomo, con l'aiuto di un dio, certo. È come un promemoria di umiltà. Anche un eroe ha bisogno degli dèi. Come ci dice Omero, quando Circe trasforma gli uomini in maiali, la mente resta quella di prima. Pensieri umani in corpi bestiali, coscienza intrappolata in una forma che non può parlare, che può solo grugnire. È questo l'orrore vero dell'isola di Circe, non perdere la forma umana, perderla restando cosciente di quello che eri. Nella prossima puntata, la discesa nell'Ade. Odisseo varcherà la soglia del regno dei morti, dove incontrerà i fantasmi del passato. Parlerà con Tiresia, che gli rivelerà il destino. Vedrà l'ombra di sua madre Anticlea. Incontrerà ombre di amici ed eroi semidivini e cercherà di fare pace con un vecchio compagno d'armi. Fatti sentire. La tua voce è fondamentale per questo viaggio. Molti mi scrivono quanto amino questo podcast, ma poi sorprendentemente pochi mettono quel piccolo mi piace o il più su Spotify, che per l'algoritmo fa una differenza enorme. Metti un mi piace. Condividi nei commenti le tue riflessioni, ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Vuoi essere parte ancora più attiva di questa avventura? Su TP puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione e ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.